Ciao a tutti e benvenuti al mio video sulla trasformazione della sofferenza in pace. Nel capitolo del suo libro intitolato Trasformare la sofferenza in pace, Eckhart Tolle ci invita a considerare la sofferenza non come un ostacolo da superare, ma come un'opportunità per crescere e trasformarci. In questo passaggio, Tolle ci incoraggia ad arrenderci alla sofferenza e ad attraversare il dolore invece di evitarlo o resistere ad esso. Siamo invitati a guardare alla sofferenza come un'opportunità di trasformazione e di crescita spirituale, e ad accettare con gratitudine ogni sfida che la vita ci presenta. Se vuoi approfondire ulteriormente questo messaggio di speranza e di guarigione, ti invito a leggere il libro di Eckhart Tolle, Il potere di adesso, dal quale ho tratto il passaggio del capitolo che esploreremo insieme in questo video. Inserirò il link per l'acquisto del libro nella descrizione qui sotto, così che tu possa acquistarlo se sei interessato a scoprire di più su questo argomento. Cosa significa arrendersi? In questo capitolo, scoprirai come l'atto di arrendersi può portare alla vera libertà. In certe situazioni estreme, può essere impossibile accettare l'adesso. Ma hai sempre una seconda possibilità con la resa. La tua prima possibilità è di arrenderti in ogni momento alla realtà del presente. Sapendo che ciò che esiste non può essere cancellato, perché già esiste, dici di sì a ciò che è, o accetti ciò che non è. Poi fai quel che devi, qualunque cosa richieda la situazione. Se resti in questo stato di accettazione, non crei più negatività, né sofferenza, né infelicità. Allora vivi in uno stato di non resistenza, in uno stato di grazia e leggerezza, libero dalla lotta. Quando non riesci a farlo, quando perdi questa possibilità, perché non generi sufficiente presenza consapevole, da impedire agli abituali schemi di resistenza inconsapevole di emergere, o perché la condizione è così estrema da essere per te assolutamente inaccettabile, allora crei qualche forma di dolore, qualche forma di sofferenza. Potrebbe sembrare che sia la situazione a causare la sofferenza, ma in definitiva non è così, è la resistenza a produrla. Ed ecco allora la seconda possibilità per arrendersi. Se non riesci ad accettare ciò che esiste esteriormente, accetta ciò che esiste interiormente. Se non puoi accettare la condizione esterna, accetta quella interna. Ciò significa non opporre resistenza al dolore. Permettigli di esistere. Arrenditi alla sofferenza, alla disperazione, alla paura, alla solitudine o a qualsiasi forma assuma il dolore. Osservalo senza etichettarlo mentalmente. Accoglilo. Poi guarda come il miracolo della resa trasforma la sofferenza profonda in pace profonda. Questa è la tua crocifissione. Facciamo in modo che diventi la tua resurrezione e la tua ascensione. Quando il tuo dolore è profondo, parlare di abbandonarsi e arrendersi probabilmente sembra futile e insensato. Quando soffri tanto, probabilmente senti l'impulso di fuggire piuttosto che arrenderti. Non vuoi sentire ciò che senti. Che cosa potrebbe esserci di più normale? Ma non c'è via di fuga, nessuna via d'uscita. Ce ne sono molte false: il lavoro, l'alcol, la droga, la rabbia, la proiezione, la repressione, ma non ti liberano dal dolore. La sofferenza non diminuisce di intensità quando la rendi inconsapevole. Se neghi il dolore emotivo, tutto ciò che fai o pensi, così come le tue relazioni personali, si contamina. Lo trasmetti, per così dire, sotto forma dell'energia che emani, e gli altri lo ricevono a livello subliminale. Se sono inconsapevoli, possono anche sentirsi spinti ad attaccarti o a ferirti in qualche modo, oppure sei tu a colpirle in una proiezione inconsapevole del tuo dolore. Attrai e manifesti tutto ciò che corrisponde al tuo stato interiore. Quando non c'è via d'uscita, c'è pur sempre una via che taglia attraverso. Perciò non fuggire dal dolore. Affrontalo. Sentilo completamente. Percepiscilo. Non limitarti a pensarlo. Esprimilo se necessario, ma non crearci attorno un copione nella mente.
Dedica tutta la tua attenzione, non alla persona, all'evento o alla situazione che sembrano causarlo. Non lasciare che la mente usi il dolore per creare un'identità da vittima. Dispiacersi per te stesso e raccontare la tua storia agli altri ti terrà bloccato nella sofferenza. Dal momento che è impossibile sfuggire alla sensazione, l'unica possibilità di cambiamento è attraversarla, altrimenti niente cambierà. Quindi dedica tutta la tua attenzione a ciò che provi senza etichettarlo mentalmente. Mentre entri nella sensazione sii intensamente presente. All'inizio, potrà sembrarti come un luogo oscuro e terrificante, e quando senti l'impulso di fuggire, osservalo ma non agire. Continua a concentrarti sul dolore, continua a sentire la sofferenza, la paura, il terrore, la solitudine, quello che sia. Resta allerta, resta presente con tutto il tuo essere, con ogni cellula del tuo corpo. Così facendo, porti la luce nell'oscurità. Questa è la fiamma della tua consapevolezza. In questa fase non c'è più bisogno di preoccuparsi della resa. È già avvenuta. Come? L'attenzione totale e accettazione completa, è abbandono. Prestando totale attenzione, usi il potere di adesso, che è il potere della tua presenza. Nessuna sacca di resistenza può sopravvivere in questo stato. La presenza elimina il tempo. Senza tempo, la sofferenza e la negatività non possono sopravvivere. L'accettazione del dolore è un viaggio dentro la morte. Affrontare un grande dolore, permettergli di esistere, focalizzarvi l'attenzione, significa entrare nella morte consapevolmente. Quando hai sperimentato questo tipo di morte, ti rendi conto che essa non esiste, e che non c'è niente di cui avere paura. Solo l'ego muore. Immagina un raggio di sole, che abbia dimenticato di essere una parte inscindibile dal sole, e si illuda di dover lottare per sopravvivere, e creare un'identità a cui aggrapparsi diversa dal sole. La morte di questa illusione non sarebbe forse incredibilmente liberatoria? Vuoi una morte facile? Vorresti morire senza dolore, senza agonia? Allora muori per il passato ogni momento, e lascia risplendere la luce della tua presenza affinché scacci il sé pesante, schiavo del tempo che pensavi fosse la tua identità. E così giungiamo alla fine di questo video, in cui abbiamo esplorato il tema della trasformazione della sofferenza in pace. Ricordiamo che la vera pace comincia dentro di noi, quando smettiamo di cercare di cambiare gli altri e ci concentriamo sulla nostra trasformazione interiore. Come ci insegna Eckhart Tolle, attraversare la sofferenza significa sentirla fino in fondo, ma senza giudicarla o resisterle. Solo così possiamo trasformarla in saggezza e serenità. Se hai trovato questo video utile, ti invito a iscriverti al nostro canale per ricevere altri contenuti simili e per continuare insieme il nostro percorso di crescita personale. Grazie per averci accompagnato in questo video, ci vediamo al prossimo.